Credi che non sia possibile registrare la chitarra in casa e avere un suono professionale, giusto? Sbagliato! Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e un producer e in questo video ti voglio mostrare come fare a registrare la chitarra acustica ed elettrica in casa o nel tuo home studio e soprattutto come raggiungere risultati professionali. Quello che ti serve è un microfono, meglio ancora due, e applicare questi semplici trucchi che ho imparato in più di 20 anni di esperienza in studio. Ringrazio la Lewitt per avermi mandato i microfoni che vedrete tra poco e che ho testato in queste settimane anche in vista della registrazione del mio prossimo singolo. Se non la conosci devi sapere che la Lewitt è una casa austriaca che produce microfoni e attrezzatura audio usata da moltissimi professionisti. Ne cito solo due, Yngwie Malmsteen e Joe Bonamassa. Per questo test mi sono fatto inviare dei microfoni dinamici a condensatore che userò per farvi vedere come sia possibile registrare le vostre chitarre facilmente, come se foste in studio di registrazione. Vi lascio come sempre il link in descrizione e ora andiamoli a sentire in azione con la ripresa della chitarra elettrica, o meglio, dell'amplificatore. La ripresa della chitarra elettrica avviene solitamente microfonando il cono dell'amplificatore, ma molti amplificatori sono dotati anche di un'uscita linea che emula la cassa. Quindi non serve il microfono. No, perché il microfono serve sempre, anche perché il suono emulato dall'amplificatore è quello, non possiamo assolutamente cambiarlo in fase di ripresa. Con uno o più microfoni invece possiamo avere una paletta sonora eterogenea e ora ti farò vedere. Per l'occasione utilizzerò due microfoni della Lewitt, uno dinamico e uno a condensatore. Questo perché ognuno ha una diversa pasta sonora che potremo miscelare poi in fase di missaggio scolpendo il nostro suono. Ovviamente non è indispensabile, può ottenere degli ottimi risultati soltanto con un microfono. Iniziamo posizionando l'MTP 440DM, un microfono dinamico, versatile e particolarmente adatto ad applicazioni dal vivo e in studio. È dotato di una capsula cardioide che elimina i suoni ambientali catturando solo la sorgente sonora. Lo posizioneremo nel suo supporto anti-shock incluso per una maggiore stabilità. Metteremo poi l'LCT 440 Pure, dotato di una capsula a condensatore da 1 pollice che cattura ogni sfumatura del suono con una profondità e un dettaglio pazzeschi. È sempre un microfono cardioide per cui ci assicura un grande isolamento da fonti sonore che possono venire dal retro del microfono. Nella confezione troviamo anche il supporto anti-shock per evitare qualsiasi vibrazione e il pop filter magnetico qualora volessimo registrare anche la voce. Ma come andremo a posizionare i due microfoni? Il principio è questo: più siamo vicini alla bobina, al centro del cono, più il suono sarà ricco di alte frequenze. Più ci allontaniamo, maggiori saranno le basse frequenze. Possiamo anche inclinare il microfono per avere un mix tra basse e alte frequenze e infine allontanandoci dal cono avremo meno suono diretto e più suono ambientale. Ora nella vostra cameretta l'acustica non sarà ottimizzata, per cui vi consiglio di mettere il microfono molto vicino. Quindi per registrare la chitarra elettrica ti consiglio di posizionarti a metà tra la bobina e il cono per avere un buon bilanciamento tra basse e alte frequenze. Ovviamente puoi sperimentare spostandoti leggermente finché non trovi il suono che hai in mente. Vi sta piacendo che cosa? Mi piace, è doppio mi piace e non iscrivetevi mai a questo canale, non vi voglio. Però sappiate che solo a 50.000 iscritti vi dirò perché il doppio mi piace non annulla il mi piace. Registriamo la chitarra acustica. Dovete sapere che il suono è dato prima di tutto dal posizionamento del microfono. Variando la distanza e la posizione del microfono dalla sorgente sonora, il suono cambia di molto. Il principio fondamentale è questo. 1. Più siamo vicini alla buca e più il suono sarà ricco di basse frequenze. 2. Una posizione ideale per andare a colpo sicuro è mettere il microfono all'altezza del 12° tasto circa. 3. Allontanandoci dallo strumento avremo meno suono diretto e più suono ambientale. E 4. Possiamo anche mettere il microfono
sotto vicino al ponte per un suono più ricco di alte frequenze e riprendere maggiormente il rumore del plettro sulle corde. Questi sono i principi base. Per l'occasione però voglio farvi vedere come applicare questi principi anche alla registrazione stereo, quindi con due microfoni. Per l'occasione utilizzerò due microfoni della Lewitt, gli LCT 140 Air, sempre a condensatore. Sono microfoni con una capsula cardioide a diaframma piccolo che hanno una straordinaria risposta ai transienti, quindi ai picchi, e questa caratteristica conferisce un suono cristallino per le registrazioni professionali, non solo della chitarra acustica. Ha poi tre pulsanti, tra cui l'attenuatore di meno 12 dB, il filtro e il pulsante sound per avere un suono più brillante. Li posizioneremo uno vicino al 12° tasto e uno diretto verso il ponte per avere una spazialità tipica delle registrazioni stereo. Sentiamo quindi prima la chitarra mono, quindi registrata con un solo microfono. E adesso sentiamo la chitarra stereo. Sì? Pronto? Pronto? Insomma tutto adesso. La farò. E ora che abbiamo registrato tutte le tracce, sentiamo il risultato finale dopo il mix. Come vedete è possibile provare a registrare le chitarre in casa con uno o due microfoni e ottenere un suono professionale con la minima spesa. L'MTP 440DM, il dinamico, costa solo 99 euro, l'LCT 440 più raccondensatore viene 259 euro e l'LCT 140 Air viene 129 euro singolo e 259 euro la coppia. E voi come registrate le vostre chitarre? Fatemelo sapere con un commento qui sotto che non leggerò e noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi e buona registrazione, anzi no, buona musica!